Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi volevo parlare di un argomento molto importante che per alcune persone sembrerà scontato ma per altre invece non lo è affatto, e cioè imparare a dire di no. Alcune persone non riescono a capire quanto per altri possa essere complicato dire di no a una proposta o una richiesta. Per questo, anche se sei una persona per cui non è difficile dire di no, ti consiglio di continuare a vedere il video così da riuscire a capire anche gli altri. Ovviamente se il video ti piace iscriviti al canale che manca pochissimo ai 100 iscritti. Allora, io credo che per alcune persone possa essere difficile dire di no a qualcuno perché comunque molto spesso si ha la paura di deludere gli altri solamente perché si ha detto di no. Ma non è così, perché se si delude qualcuno solamente per aver detto di no a qualcosa che ci hanno detto, vuol dire che in realtà la stima per noi già non c'era dal principio, perché non sarà un rifiuto a togliere la stima e il rispetto che una persona ha per noi. Semplicemente dire di no, so che è difficile a volte da dire, perché magari si ha davanti una persona che appunto non si vuole deludere, però bisogna appunto capire dalla base che nel momento in cui quella persona ci tiene a te e sa che tu sei una buona persona, che possa essere un amico, un genitore, un parente, nel momento in cui l'altra persona sa quanto tu vali e sa che ovviamente se gli dici di no non è per fargli un torto ma è per dei motivi specifici, allora lì capirà sicuramente, non c'è bisogno di avere alcuna paura di dire di no a questo punto. Ovviamente se fosse tutto così semplice non ci sarebbe nemmeno il bisogno di fare questo video, però comunque proprio per questo più avanti vado a parlare anche di cosa porta a non riuscire a dire di no. Nel momento in cui io conosco una persona nuova posso comprendere che comunque ok, ho conosciuto questa persona nuova e quindi cerco di essere più pacato, più gentile, più accomodante e non voglio appunto dire di no a magari qualcosa che potrebbe chiedermi. Però si potrebbe provare a vedere questa situazione sotto un altro punto di vista, cioè che nel momento in cui tu conosci una persona e l'hai appena conosciuta, è là il momento in cui tu fai scoprire la tua personalità e quindi quelli sono momenti fondamentali per l'idea che si farà quella persona riguardo te, la tua personalità e il tuo carattere. Quindi se già dal primo momento tu ti mostri una persona, ok, accomodante, gentile, va bene, ma nel momento in cui tu ti mostri estremamente accomodante, troppo gentile, troppo tendente a dire sì a qualsiasi cosa, allora che succede? L'altra persona già da subito capirà che tu su questo aspetto sei più debole e che quindi magari nel momento in cui può riversare qualcosa su di te, tu non avrai problemi a dire di no, e questo porta molto facilmente all'essere sfruttati, perché si vanno a costruire relazioni che sono sbilanciate, perché se una persona ha la tendenza a dire sempre di sì, allora gli altri potranno chiedergli qualsiasi cosa senza che lei appunto possa rifiutarsi, perché approfitteranno quindi già dalla prima impressione di quello che tu hai fatto trasparire, e se tu fai trasparire l'incapacità di porre dei limiti, allora lì cominciano ad esserci i primi problemi. Quindi una cosa fondamentale quando si conosce qualcuno è già cominciare a porre dei limiti, già far capire che non siamo una persona che può essere presa in giro, ma siamo comunque una persona, ovviamente come tutte, rispettabile, e che quindi non c'è alcun modo in cui possano oltrepassare quella linea per cominciare a sfruttarci. E quindi i primi momenti di conoscenza con una persona, le prime uscite, le prime volte che vi vedete, ma anche solamente i primi minuti e le prime cose che vi dite, ovviamente non dico che dovete stare con l'allarme su qualsiasi cosa che dite, però comunque bisogna fare attenzione a far trasparire i giusti lati della propria personalità, in modo tale che i giusti principi possano essere applicati nel momento in cui l'altra persona si interfaccia con voi. Un'altra cosa è che nel momento in cui noi diciamo sempre di sì, stiamo facendo capire, ad esempio nel momento in cui ci chiedono di fare qualcosa, quindi un piacere, stiamo facendo capire che il tempo che noi impiegheremo a fare quel piacere per noi in realtà non era così importante, stiamo quindi facendo trasparire che il tempo che noi abbiamo a nostra disposizione per noi non è appunto una cosa fondamentale, non è una cosa a cui diamo così tanto peso, e questa è già un'altra cosa che non dovrebbe trasparire, anche perché per ognuno il proprio tempo è importante e quindi bisogna valorizzare sia se stessi che il proprio tempo e far trasparire questo, perché nel momento in cui io occupo magari un intero pomeriggio per fare un favore ad un'altra persona solamente perché in quel momento mi sono bloccata e non riuscivo a dire di no, quel pomeriggio che io occupo a fare il favore potevo occuparlo facendo tutt'altra cosa, facendo tutte cose che potrebbero invece giovare a me
e non all'altra persona. Ed è quindi questo il punto di partenza, secondo me, da cui bisogna appunto partire nel momento in cui si deve imparare a dire di no. Cioè bisogna riconoscere il valore del proprio tempo ed il tempo appunto passato per se stessi, quindi fare qualcosa che ci piace, oppure anche solamente studiare, dover fare comunque qualsiasi tipo di cosa. Bisogna dare valore al tempo per se stessi. E quindi ok, se io posso farti un favore, certo te lo faccio, ma non ti metto prima di me. Viene prima il tempo per me stesso e poi il tempo per farti il favore, perché nel momento in cui il favore dell'altra persona va a sovrastare il tempo che io potrei occupare per me stesso, è là che si va a varcare una linea che invece non dovrebbe essere varcata, perché veniamo prima noi stessi e poi tutti gli altri. Questo magari per alcuni potrebbe sembrare un concetto egoistico, ma non è così, perché comunque noi saremo l'unica persona che sta con appunto noi stessi dall'inizio alla fine. E quindi perché mettere prima il benessere di qualcun altro che il benessere nostro? Posso capire che magari si tratta di una persona alla quale vogliamo bene, una persona che amiamo, e qualche volta ci può anche stare fare un favore rispetto che passare del tempo per noi stessi, ma nei momenti in cui dire di no per noi è impossibile, è diventata quasi un'abitudine, proprio una cosa che quando dobbiamo dire di no ci blocchiamo. Allora là bisogna fare un passo indietro e capire che il tempo speso per noi stessi, anche il tempo speso senza fare niente, ma del tempo per noi è fondamentale, è super importante, non verrà mai dopo il tempo che noi spendiamo a fare qualcosa per qualcun altro. Dire di no può sembrare strano, ma ci fa conoscere appunto, oltre che i nostri limiti, fa anche accrescere la nostra autostima. Questo perché? Perché imparare una cosa nuova e quindi imparare a fermarsi quando vediamo che stiamo oltrepassando un nostro limite ci fa essere più consapevoli di noi stessi e ci fa dare più importanza alla persona che siamo e ci fa perseguire gli obiettivi che noi stiamo cercando di raggiungere. Questo perché? Perché se io dico di no, perché so che quel giorno magari devo fare qualcosa importante per raggiungere un mio obiettivo futuro, allora è là che mi sto impegnando, è là che io sto andando contro me stesso e contro la mia tendenza a dire sempre di sì, per appunto mettere me stesso sopra e riuscire ad arrivare al mio obiettivo. A questo punto, se ci ricolleghiamo quindi al ragionamento di prima, che appunto se diciamo sempre di sì già dall'inizio mostriamo che gli altri possono sovrastarci, invece se già dall'inizio noi poniamo dei limiti ben chiari e diciamo di no a delle richieste, già facciamo capire la nostra autodeterminazione e il tipo di persona che siamo, cioè una persona che insegue i propri obiettivi e che non si lascia sovrastare dagli altri. Questo ci porterà quindi a creare dei rapporti più autentici. Questo perché? Perché se l'altra persona vede che io riesco a dire di no e il suo scopo in realtà era solamente sfruttarmi, allora l'altra persona non ci avrà più a che fare con me, andrà a trovare qualcun altro da sfruttare e appunto quindi io mi scanso un fosso e soprattutto riesco a perseguire un mio obiettivo, che poi allora secondo me già dall'inizio è comunque sbagliato cominciare a conoscere una persona con il solo intento di sfruttarla, a meno che appunto non sia un rapporto reciproco e che quindi entrambi ricaviamo qualcosa dall'altro e che però mettiamo in chiaro già dall'inizio che questo è un rapporto del genere, allora ok. Però nel momento in cui io sfrutto l'altra persona e l'altra persona è inconsapevole, l'altra persona poi in futuro come farà a fidarsi di altri? Come farà ad essere buono e a dare la propria fiducia ad altri? E anche per questo che io dico che bisogna imparare a dire di no, perché se io imparo da solo, ok, tutto a posto, però se io imparo invece dopo che qualcuno mi ha fatto del male, allora già là avrò la tendenza non solo a non dire sempre di sì, ma avrò anche la tendenza spesso a chiudermi e a non riuscire a fidarmi. Perché se una persona mi ha sfruttato in passato, allora per me sarà molto ma molto difficile riuscire a fidarmi di qualcun altro in futuro. E quindi tanto vale imparare da soli, evitare di soffrire, anche se secondo me comunque il dolore, la sofferenza, le situazioni negative sono quelle da cui si impara di più. E quindi là hai ancora più forza e ancora più motivazione per riuscire ad imparare una cosa nuova, che possa essere dire di no come può essere qualsiasi altra cosa. Però nel momento in cui tu impari da solo, c'è ancora più autodeterminazione, perché se tu
devi riuscire, oltre a imparare a dire di no, devi ricordarti che il tuo tempo ha lo stesso valore del tempo degli altri, è comunque una difficoltà in più e tu quindi dopo essere riuscita a conciliare tutte queste difficoltà, se appunto riesci ad arrivare a dire di no e quindi a comprendere che il tuo tempo vale tanto quanto quello degli altri, allora là hai capito qualcosa in più, ci è voluto ancora più impegno e la tua autostima, la stima che hai di te stesso aumenterà sempre di più perché tu sei riuscito a fare qualcosa che non avresti mai pensato di riuscire a fare e soprattutto nel farlo hai acquisito delle nuove consapevolezze importanti che non sono scontate, perché qualsiasi progresso che si fa ci insegna delle cose nel corso del raggiungimento di questa, diciamo, destinazione, di questa cosa nuova. Noi impariamo tantissime cose. Quando è qualcosa di negativo spesso si imparano più cose dopo, ma quando è qualcosa di positivo è il processo, è il tragitto che ci fa imparare tantissime cose, ci fa imparare soprattutto la fatica, perché qua serve non fatica fisica, ma serve soprattutto fatica mentale, imparare a non bloccarsi quando qualcuno ci chiede qualcosa, imparare che non dobbiamo sentirci in colpa, imparare che l'altra persona non ci odierà solamente perché abbiamo detto di no, ma soprattutto imparare che ognuno vale e che il tempo di ognuno vale e questa è una cosa fondamentale. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero che possa essere stato utile per qualcuno, se è così iscrivetevi al canale, noi ci vediamo al prossimo video.